Tu che ci fai qua? Dov'è il mio caffè? Arriva subito. Buongiorno Nazzi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ragazzi, dimmi buongiorno. Grazie. Mi sono addormentato a Tenerife e mi sono svegliato qui ad Alicante. Ho salutato le Canarie e sono tornato qui all'area camping dove c'è Milo che vive da più di 3 anni. Non solo Milo, ma anche dove sta? La Mina. Mina, oh piccolina, ciao Mina, tu sei quella che il pubblico vuole. Ciao Mina, bella Mina. Non voglio le polpette, non voglio le banane, non voglio niente. Ci sono novità perché arrivato qua finalmente ho trovato il lettino. Mi è arrivato questo nuovo che raga, mamma mia, ci ho dormito su e adesso sento tutta la differenza rispetto a quello che abbiamo utilizzato fino ad ora. Ma chi è il cagnolino più dolce del mondo? Sei tu Mina, sei tu Mina. Di sta canzone? Sei fuori forma. Sono vecchio ormai. Aspetta che stai mutando. Che si fa oggi? Oggi andiamo ad Alicante Eh, e andiamo a vedere un po' di cose per te, eh. per me E per qualcun e altro? per tutti quanti. Ok. Milo vuole fare un appello. No, No, a parte che dobbiamo fare gli auguri a Mastro Sabino che in questi giorni ha fatto il compleanno. Quindi auguri, Mastro Sabino. auguri papà da me e da tutti quanti quelli che in qualche modo ti vogliono bene. E niente, Milo, visto che me l'hanno domandato in tanti la scorsa volta, Sì, tu perché stai qua? perché adoro la Spagna. Eh? No, io sono stato in Canaria un sacco di anni e poi comunque stavo andando giù in Andalusia. Purtroppo il Covid mi ha fermato qua, nel senso che dovrei cambiare le targhe e tutto quanto al mezzo, essendo residente già da anni, però grazie alla burocrazia italiana il mezzo ormai le targhe, cioè non posso più cambiare. E quindi non lo puoi spostare fin No, quando lo non lo posso porti prima in spostare, Italia. sì, lo dovrei rimorchiare praticamente su una gru, dovrei prendere i famosi appuntamenti per andare a parlare col tipo, con quell'altro e sentirmi dire ma questo non lo so come si fa, così e qua. E niente, sto qua, al momento sto benino, momentaneamente riesco diciamo a sopravvivere. Però sì, sto seriamente pensando di venderlo, se c'è qualche italiano che vuole venirsene qua a vivere in un camping, vi vendo tutto quanto perché sì, il mio sogno adesso sarebbe, visto l'età e tutto, andarmene nel nord Europa a lavorare. Raga, questo se vi serve un camper, Milo se lo vende, eccolo qua. Allora, quello che voglio fare oggi, a parte impermeabilizzare la tenda, infatti iniziamo proprio da lei, è dare una nuova vita, un nuovo assetto al nostro zaino. Sto cercando di alleggerirlo il più possibile, quindi lascerò un po' di roba qui a Milo e dobbiamo assolutamente ritoccare e modificare un po' di cose perché raga, le cerniere niente, non ne vogliono sapere. Adesso proviamo a stringere il tutto con una pinza e speriamo bene. Bene, 20 cm di distanza, via. Ok, non durerà molto ma sembra che vada già molto meglio. Oh, papà. Milo, è pronto? Quasi Cioè, aspetto nudo.
da vero pugliese. Mi manca la canottiera sporca di sugo, però dai. Che cosa stiamo facendo? Che sono queste cose? Orecchiette? Queste sono orecchiette cudite in culo, si chiamano da noi, scusate sì, te. E poi se vai là dietro, ti ho fatto le polpette di carne. Polpette, Milo? Te le sei mangiate tutte già? No, non c'è qui polpetta. Scusa Milo, ma con il coltello devo mangiare la pasta. Con le mani, con le mani. Buon appetito e piatto pulito. Assaggiamo le orecchiette, le polpette all'orecchietto o le orecchiette alle polpette? Orecchiette e polpette. Orecchiette e polpette di Milo. Ci sono sti francesi qua che stanno facendo un sacco di casino. Comunque, riempita la pancia, resa di nuovo impermeabile la nostra tenda, passiamo finalmente allo zaino. Ho svuotato tutto, lo abbiamo già lavato insieme ai vestiti e niente, vediamo in che condizioni sta dopo quasi un anno di cammino. Allora qua, vabbè, raga, è tutto mangiato dietro lo schienale, ma credo sia normale, è pieno di buchi sia da una parte che dall'altra. Anche qua le cerniere purtroppo stanno mollando, soprattutto queste centrali. Ho provato, come mi avete consigliato, ad utilizzare della cera, ma non credo sia un problema della cerniera, più che altro è proprio del pirulino qua, che non mi ricordo come si chiama, di questo pezzettino qua, che appena possibile devo acquistare e vedere se cambiandolo il tutto funziona. Comunque adesso con una pinzetta schiacciamo il tutto e nel mentre ci sistemiamo anche queste cose che purtroppo si sono rotte. E qui si è staccato un dentino, quindi dobbiamo rimuoverlo e ovviamente rimuoviamo anche quest'altra parte qua. E qui praticamente ho perso il pezzo che viene collegato all'altra spallina e che mi permette poi di stringere lo zaino e tenerlo bello fisso al mio giovane corpo. Ormai sta... qua sto dentro lo zaino praticamente. Sì, no. Ovunque ormai, è tutto così. No. Ma Milo... Vabbè, dura un altro po', può andare. Ok, iniziamo. Beh, non sarà della stessa qualità, però no, vediamo com'è. È così. Perfetto. Stringiamo un po'. Stavolta abbiamo la pinza, raga. Forse questa volta ci abbiamo azzeccata. Ok. Ci mettiamo un po' di 40, va. Ora anche qua. Tutte le cerniere finalmente si chiudono. È la prima volta che riesco a sistemarle tutte, però non so quando dureranno perché ovviamente, raga, il tutto ormai è quasi al limite, quindi è capace che ogni tanto dovrò rifarlo fin quando lo zaino proprio mi dura. È rovinato davvero tanto, è capace che si crei qualche strappo abbastanza profondo
che non mi permetta più di utilizzarlo, però fin quando va ce lo portiamo con noi. Dato che ci troviamo, ci puliamo anche il filtro dell'acqua. E come va pulito? Praticamente da qui entra l'acqua sporca, c'è il filtro e da qui esce l'acqua pulita dove beviamo, e per pulirlo bisogna fare al contrario: inseriamo dentro al rubinetto ed ecco qua, un po' di secondi e ci siamo. Allora Milo, adesso dobbiamo fare le cose serie. Sì. Qui ho i picchetti che mi sono rimasti perché gli altri purtroppo hanno fatto una brutta fine. Sono questi qua. Sì. Sono leggeri, si sono storti tutti. Sì. E il problema è che se li vado a raddrizzare, cosa succede? Che si spezzano, non si possono più raddrizzare perché sono troppo rovinati. Si potrebbe fare ma si spezza. Guarda questa. E quindi abbiamo i picchetti nuovi. Unico problema che pesano davvero tantissimo, cioè un picchetto solo pesa come 2 di questi, però la cosa positiva è che praticamente sono belli lunghi, quindi possiamo in qualche modo eliminare un pezzettino, così li rendiamo un po' più leggeri e ci creiamo anche una punta sotto, dato che questi sono abbastanza piani. Ora ci proviamo e ci ah, guarda, c'è già il segno. Raga, non lo sapevamo, c'è già il segnetto rosso. Ma se l'ho fatto io con la penna. Ma guarda. che cosa hai fatto tu? Ma se l'ho fatto io con la penna, non lo Ma vedi? perché me l'hai fatto? Con calma, con calma. Cioè, questo è professionale secondo te? Non è professionale, Milo. Ma dai, direi che è venuto abbastanza bene. Bravo. Abbiamo effettuato i tagli e praticamente, contando che un picchetto intero pesa 44 grammi, abbiamo tolto più o meno un terzo, diciamo che abbiamo tolto 15 grammi da ogni picchetto, e togliendone altri 2 interi, perché a me ne servono 8, questi ne sono 10, abbiamo tolto 190, quasi 200 grammi di peso, quindi buono. E ora che abbiamo i nuovi picchetti, direi di passare allo schienale dello zaino. Praticamente qui abbiamo la parte rigida che è bella storta, raga, purtroppo dobbiamo raddrizzarlo un po', perché altrimenti quando andiamo a camminare mi risulta il tutto abbastanza scomodo. Lo zaino prende una curvatura quando si fa posizionare sulla schiena e non va proprio bene. Diciamo che alla fine questo non è proprio rigido, però comunque il fatto che sia tutto bello dritto fa tanta differenza. Quindi adesso cercheremo un attimino di raddrizzarlo, perché praticamente abbiamo questa specie di fono, questa pistola a caldo stupenda, e riscalderemo un po' la plastica e spero vivamente che funzioni. Perfetto. Guardate qua come si è piegato bene. Non mi serve la qua. Stai sciogliendo la tovaglia pure? No. Ma ok, io direi che ci siamo. Che ne dite? È già molto ma molto meglio rispetto a prima. Alla fine questo pezzo non va da solo, perché ci sono anche queste 2 sbarre che vengono posizionate in questo modo. Entrano in alcuni fori che si trovano sullo zaino, per poi passare in questi altri 2 fori qua e terminare il tutto in queste piccole tasche. Quindi è tutto bello collegato e rigido al punto giusto. Ora che anche questo è dritto, mi sarà più semplice collegare poi il tutto e sì, dovrebbe andare molto meglio e non dovrei avere questo effetto poi sul nostro zaino, ma dovrebbe essere tutto bello lineare.
Ok, ci siamo ragazzuoli, lo zainone è pronto, ho messo tutto all'interno, ho rimosso un sacco di cose per alleggerirlo il più possibile, dato che ora inizia a far caldo. Lascio la giacca a Milo e niente, eccolo qua. Ho cambiato un po' l'assetto, ho posizionato il peso in un modo diverso. Il peso maggiore è qui appoggiato sullo schienale e su, giù e ai lati ho lasciato il più possibile leggero. Abbiamo riparato un po' il tutto, i sandali sono stati riparati, lo schienale è stato raddrizzato e sistemato, ho rattoppato un po' il tutto e quindi questo, adesso devo solo vedere di quanto è sceso il peso. Io spero che sia intorno ai 16 kg senza acqua. Mo sì, questo va bene. E questo va bene. Ci siamo, capo. Va bene? Toglimi sto coso da sopra. L'acqua calda. Toglile. Prova peso. Ecco qua. Appoggiamola su. 37,2.5. Il problema è che questa bilancia misura in libbre e più o meno 37 dovrebbero essere intorno ai 16-17 kg. Precisamente sono 16,8 kg. Mi aspettavo qualcosina in meno perché comunque devo aggiungere l'acqua e l'acqua è obbligatoria, quindi andiamo intorno ai 17,2 17,3 e devo rimuovere ancora altre cose ora che inizierà a fare più caldo. Tolgo la felpa, tolgo le calze pesanti, quindi qualcosina la eliminiamo, però dai, va bene raga. Allora praticamente lascio anche il torcione e Milo mi darà una sua torcia, facciamo uno scambio, una torcia piccola, Una candela. E quindi niente, arrivati a questo punto non mi resta che godermi quest'ultima giornata con Milo. Stiamo un altro pochettino insieme e domani riprendiamo il nostro cammino. Credo che sia tutto pronto, poi starò facendo, comprerò quello che mi resta per affrontare il restante del perimetro spagnolo prima di arrivare in Portogallo. E quindi Milo, che ti devo dire? Saluta la telecamera. Ciao a tutti. E ragazzoni miei, con la speranza che anche quest'altro video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e di iscrivervi al canale. Seguitemi in questa avventura e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!